Benvenuti. Siamo gli studenti della classe terza bilinguistico dell'Istituto Superiore Secusio di Caltagirone e con questo video vogliamo presentarvi il nostro progetto dal titolo esempidikostituzione.com, con il quale stiamo partecipando al concorso Lezione di Costituzione. Il progetto consiste nella creazione di una pagina web contenente dei video informativi con l'obiettivo di far conoscere i principi fondamentali costituzionali. Il nostro percorso inizia con lo studio delle personalità che, a nostro parere, meglio incarnano lo spirito dei primi 12 articoli della Costituzione. E allora, siete curiosi di scoprire cosa abbiamo fatto? Seguiteci! Per spiegare l'articolo 1 della Costituzione abbiamo individuato la figura della politica Tina Anselmi. Tina Anselmi è stata la prima donna a ricoprire la carica di ministro e grazie alla sua lotta come partigiana possiamo considerarla una madre della nostra Repubblica. Per l'articolo 2 abbiamo parlato del politico Giorgio La Pira. La Pira infatti fece parte della sottocommissione deputata alla stesura dei principi fondamentali, definendo la Costituzione come la casa dell'uomo. Per quanto riguarda l'articolo 3 abbiamo scelto di parlare della cartagironese Ottavia Penna. Ottavia Penna fece parte delle 21 donne elette all'Assemblea Costituente. Abbiamo approfondito questo personaggio partecipando anche ad un incontro con l'autrice della monografia Lady Gaga. La figura che a parer nostro rappresenta al meglio l'articolo 4 della Costituzione italiana è quella del sindacalista Placido Rizzotto. Impegnato nella difesa dei diritti del lavoro, della democrazia e dell'uguaglianza, Placido Rizzotto lottò contro lo sfruttamento dei contadini e venne rapito e ucciso da Cosa Nostra nel 1948. Per quanto riguarda l'articolo 5 abbiamo deciso di parlare di Sergio Mattarella. In quanto Presidente della Repubblica, Mattarella è rappresentante dell'unità nazionale e il garante della Costituzione. Il ministro Tullio De Mauro, a nostro parere, rappresenta l'articolo 6 della Costituzione. Infatti fu proprio lui che, in qualità di componente del Comitato dei Presagi, si occupò dell'individuazione e della proposta di riconoscimento delle minoranze linguistiche in Italia. Per quanto riguarda l'articolo 7, abbiamo scelto di parlare del sacerdote politico caltagironese Don Luigi Sturzo. Sturzo fu un attento analista dei rapporti tra Chiesa e Stato e fondatore del Partito Popolare Italiano. Per approfondire la figura dello statista abbiamo partecipato a un incontro con il direttore della biblioteca dell'Archivio Storico Diocesano di Caltagirone. Abbiamo collegato l'articolo 8 alla figura politica di Liliana Segre. Liliana Segre è una superstite dell'Olocausto e testimone attiva della Shoah italiana, nonché del diritto alla libertà religiosa. Per quanto riguarda l'articolo 9 abbiamo parlato del divulgatore scientifico Piero Angela. Sin dagli anni 60 Piero Angela è entrato a casa dei dilettanti con articoli giornalistici e programmi a sfondo scientifico. Hola! Per l'articolo 10 abbiamo trattato due figure. La prima è quella di Ghessane Zarrà, marocchino di nascita che ha ottenuto la cittadinanza italiana nel 2020. La seconda parte è quella di Cristina Fazzi, medico siciliano che vive in Zambia, dove gestisce progetti umanitari sociosanitari.
Per approfondire la situazione degli stranieri in Italia, ci siamo recati presso la struttura presente sul territorio, che si occupa dell'accoglienza dei minori non accompagnati. Palla! A nostro parere, il personaggio che incarna di più l'articolo 11 della Costituzione italiana è Don Tonino Bello. Don Tonino Bello lottò per la pace, fu protagonista della marcia a piedi verso la città di Sarajevo sotto assedio. Ed infine, per quanto riguarda il 12° articolo, abbiamo deciso di parlare di Giuseppe Compagnoni. Compagnoni è infatti considerato il padre del tricolore italiano. Al fine di spiegare il collegamento con le figure dei 12 articoli abbiamo realizzato dei video. Si passa dalla ripresa al montaggio. Per il montaggio video abbiamo usato diversi programmi, quali iShoot, CapCut, iMovie. Non è stato facile montarli, questa è la parte che ha richiesto più tempo. Se mettessimo questa? Ma dai, sono venuta male in questo, mettiamo un'altra sequenza. No, lì sono venuta male io. Ma a me piace di più l'altra. No, a me questa. A me piace di più l'altra, quindi mettiamo E a me questa, no. A me l'altra. No, a me questa. Va bene, ok? Ci penso io. Abbiamo inserito i nostri video su un apposito canale YouTube, aggiungendo anche dei sottotitoli creati da noi nelle 3 lingue studiate, inglese, francese e spagnolo. Non è difficile visualizzarli, li abbiamo creati anche per questo video. Guarda, clicca in basso a destra, seleziona sottotitoli, clicca lingue e il gioco è fatto! Adesso siamo arrivati ad un'altra fase importante, quella di metterci nei panni dei nostri professori. Come? Seguiteci! Abbiamo progettato e svolto un'attività didattica sulla Costituzione destinata agli alunni dell'Istituto Comprensivo Montessori di Caltagirone. Ci avviciniamo dunque alla creazione del nostro prodotto finale, un sito internet. L'animatore digitale d'istituto ci ha spiegato come progettare una pagina web. Ci siamo dati da fare ed ecco il risultato. Nella prima sezione trovate la presentazione del progetto. Nella seconda sezione trovate la presentazione del team. Nella terza sezione trovate le sezioni riguardanti i 12 articoli della Costituzione. Per ogni articolo è stata creata una pagina in cui potrete trovare un nostro video esplicativo con i sottotitoli a scelta nelle 3 lingue e alcune nostre riflessioni. Nella quarta sezione trovate un blog che rappresenta il nostro diario di bordo. Infine, dopo aver visualizzato i nostri video, potrete visitare l'ultima sezione. Lì troverete un questionario finale, realizzato da noi in italiano e nelle lingue straniere, dal titolo Costituzionando si impara. La presentazione del progetto si conclude qui. Grazie per la vostra attenzione.
Avete visitato il sito o no? Esempi di costituzione.wix.com/ceosecudio. Vi aspettiamo!